Bene ragazzi, buonasera, questa è l'ultima lezione sui sofisti, almeno spero, d'accordo? Ah, ce ne sono rimasti un paio di cui parlare. Aia, la mia gattona Sofì mi sta sfregiando, evidentemente non vuole stare con me e volevo che vi salutasse. Beh, non vuole neanche salutare, Sofì, vuoi saltare? Allora, fai un bel salto, 1, 2, 3, salto. Salto. Ok, brava Sofì. Allora, abbiamo visto il problema di Fusis e Nomos trattato con differenti esiti, vi ricordate, dai sofisti cosiddetti democratici o egualitari, no? Da Ippia o Antifonte, e anche dai sofisti invece che noi abbiamo chiamato aristocratici e che vedono nella legge di natura una diseguaglianza naturale, una differenza naturale tra il più forte e il più debole. Continuiamo un attimo per un'ultima volta a tematizzare questa differenza tra Fusis e Nomos e la visione che i sofisti hanno del relativismo, d'accordo, della convenzionalità, del convenzionalismo del nomos. Allora, noi abbiamo un ultimo autore che parla della convenzionalità, della artificiosità, del relativismo del nomos che si è distaccato rispetto alla condizione originale, rispetto ad una presunta condizione originale della natura incontaminata, ed è Crizia. Crizia, attenzione, è un discepolo di Socrate ed è anche zio di Platone e comunque ne parleremo ancora a proposito di Socrate e di Platone, in particolare a proposito di Socrate, perché Crizia è un discepolo di Socrate, sarà anche il capo dei 30 tiranni, vedremo, del regime dei 30 tiranni, che avrà molte cose a che fare con la vita di Socrate, anche con le motivazioni del suo processo e della sua condanna. Allora Crizia, diciamo, arriva al punto più alto o più basso, a seconda delle interpretazioni che vogliate dare, al punto più estremo della dottrina della convenzionalità del nomos. Per lui, per Crizia, non sono convenzionali, come abbiamo visto, soltanto i valori morali, d'accordo? I valori morali, le leggi, gli usi, i costumi, le consuetudini. Crizia si appunta in particolare sulla religione. Crizia considera del tutto convenzionale, del tutto lontana dalle origini delle cose la religione, la considera quindi una creazione umana, qualcosa di artificiale che viene creato utilitaristicamente e cinicamente dagli uomini. La religione è una creazione umana, Crizia ovviamente è ateo, ed è una creazione umana che è stata realizzata per uno scopo politico, d'accordo? Quindi l'uso politico della religione, la religione come instrumentum regni, come si dirà con un'espressione famosa all'interno della filosofia moderna, soprattutto nel 500, ma soprattutto nel 1600 e nel 1700. Quindi non solo le leggi, le convenzioni, la morale, i costumi dei popoli, delle singole realtà si allontanano dalla legge di natura e sono quindi creazione umana, artificiosa, convenzionale, relativa, qualcosa che poteva anche non esistere perché non è iscritta dall'origine nella struttura delle cose, ma anche, secondo Crizia, la religione. La religione è un'invenzione umana che serve a tener buono il popolo, d'accordo? Il popolo ignorante, come lo convinci in qualche modo a rispettare le leggi, d'accordo? Inventando per esso, per il popolo, la religione, il timore degli dei, così potrai avere uno strumento politico per dominarlo, il popolo ignorante. Quindi la religione vista come una creazione umana è come un'invenzione politica, un'abile, cinica invenzione di preti e legislatori, quindi uno strumento artificiale per controllare il popolo, una visione quindi
un'interpretazione quindi utilitaristica, politica della religione. Il frammento di Crizia che parla di questo dice: ci fu un tempo in cui la vita degli uomini era disordinata e ferina, e strumento di violenza, quando non c'era alcun premio per i buoni né alcun castigo per i malvagi. D'accordo? Quindi Crizia ipotizza l'esistenza, no, di uno stato di natura, di uno stato non ancora civile, non ancora organizzato, semplice, primitivo, di uno stato di natura che ha delle caratteristiche assolutamente negative, quindi interpretando in maniera pessimistica l'antropologia, la natura umana, un po' come farà nel Seicento il filosofo britannico, il filosofo inglese Thomas Hobbes. Qual è la situazione allo stato di natura quando non vi è alcuna legge istituita, alcuna legge tra virgolette positiva, alcuna legge scritta, alcuno stato, non ci sono regole? Alla legge di natura tendenzialmente gli uomini quali caratteristiche hanno? Si combattono gli uni con gli altri come dei predatori, gli uomini sono come degli animali. L'istinto non ha alcun freno negli esseri umani, all'origine, d'accordo? All'origine in una civiltà che è stata appunto primitiva, gli esseri umani non fanno altro che vivere in perenne belligeranza, d'accordo? Si attaccano gli uni con gli altri, sono dominati dall'individualismo, dalla violenza, dall'egoismo, ognuno cerca di uccidere, di rubare, d'accordo, nei confronti dell'altro, non vi è alcuna idea di benevolenza, di cooperazione, di solidarietà originaria. Crizia ha una visione assolutamente negativa, pessimistica della natura umana, no? Lasciati a se stessi, senza leggi e senza ordine, ok? Senza alcun premio e alcuna punizione, senza alcun incentivo e senza alcun timore di sanzione, senza alcun incentivo come premio, gli uomini si abbandonano alla violenza, alla totale anarchia. E quindi già questo presuppone ovviamente una visione assolutamente negativa dell'animo umano. Allora, che cosa succede? Per mettere ordine ovviamente viene creato lo Stato, viene creata la polis, viene creata la legge, ok? Quando vengono create le leggi, gli uomini non possono più comportarsi come vogliono in maniera disordinata, anarchica, violenta, aggressiva. Quindi continua il frammento che abbiamo di Crizia. In seguito credo che gli uomini abbiano sancito leggi punitive affinché giustizia fosse signora di tutti ugualmente e avesse come ancella la forza, d'accordo? Ed era punito chiunque peccasse. Quindi, ok, gli uomini si comportano meglio perché ci sono le leggi. Anche qui Crizia non ha alcuna fiducia, ovviamente, in una sorta di presunta socievolezza, benevolenza innata degli uomini, e quindi gli uomini perché si comportano meglio, evitano di uccidere, di rubare, di imbrogliare, di aggredire gli altri, semplicemente per via del timore, d'accordo? Del timore di essere puniti. Cioè Crizia non ha alcuna fiducia che gli uomini rispettino le leggi semplicemente perché vengono convinti, no? Perché sono persuasi razionalmente, vengono persuasi, vengono convinti, a loro viene consigliato di rispettare le leggi perché così sarà meglio per tutti, ok? Gli uomini rispettano le leggi soltanto quando la giustizia, abbiamo visto come scrive nel frammento, ha come ancella la forza. D'accordo? Ha come ancella la forza, cioè una legge che non sia accompagnata dalla costrizione, una legge che non sia accompagnata da una forza coercitiva che costringe gli uomini a rispettarla, quella legge, non si può neanche chiamare legge. Una giustizia che non abbia sanzioni, che non abbia pene molto severe per la violazione delle leggi, non si può neanche chiamare giustizia. Gli uomini rispettano le leggi soltanto per via del timore, soltanto perché sono obbligati con la forza, soltanto perché sanno che se vengono
scoperti verranno duramente puniti, così si comportano meglio, ma non abbastanza, perché si comportano meglio appunto solo quando pensano di essere scoperti. Infatti, continua il frammento, ma poi, giacché le leggi impedivano agli uomini di compiere solo le violenze manifeste, ma essi continuavano a compierle di nascosto, allora suppongo dapprima un uomo ingegnoso e saggio di mente inventò per gli uomini il timore degli dei, sì che vi fosse per i malvagi uno spauracchio anche per ciò che di nascosto facessero o dicessero o pensassero, d'accordo? Le leggi non bastano, perché le leggi vengono rispettate soltanto quando gli esseri umani sanno che probabilmente verranno scoperti, che c'è la possibilità reale di essere scoperti e quindi di essere condannati. Ma quando uno è convinto di non poter essere scoperto, si trova da solo, d'accordo? Si trova da solo, si trova in una situazione in cui nessuno lo vede, pensa di non poter essere scoperto, ok? Oppure Crizia parla anche di ciò che, d'accordo, di ciò che gli uomini pensano, continuano a peccare, d'accordo? Continuano a comportarsi male, eludendo le leggi, quando sanno che le leggi non possono scoprirli. Le leggi funzionano fino a un certo punto, perché quando tu sai di essere da solo, di non essere raggiunto da testimoni, continui a peccare, continui a violare le leggi perché pensi che di non poter essere scoperto. E allora, capite, si inventa proprio come strumento a tavolino, come strumento per far comportare bene gli uomini, la religione. La religione ha qualcosa in più rispetto alle leggi, capite? La religione convince, naturalmente secondo Crizia tutto questo è falso, è un inganno, un imbroglio per tenere buono il popolo. La religione convince i sempliciotti, gli ignoranti, capite, gli stupidi, i poveri di spirito. La religione convince queste persone che anche quando sono soli, anche quando la legge non li scopre, c'è qualcuno che comunque li vede sempre, li punirà, cioè un Dio. Si crea artificialmente, si inventa il timore di Dio in modo tale, d'accordo, che gli esseri umani si comportano bene sempre, anche quando qualcuno non li vede, non li scopre, perché pensano ovviamente falsamente che esista un Dio che li fulmini, che prima o poi li punirà, perché Dio, a differenza degli esseri umani, della polizia, di chi è deputato a far rispettare le leggi, Dio ti vede sempre, ti scopre anche quando sei solo, in qualunque circostanza non puoi scampare. Quindi si crea, naturalmente a beneficio degli ignoranti, dei sempliciotti, dei creduloni, l'idea che c'è un Dio che fa giustizia quando la legge non riesce ad arrivare a fare giustizia e quindi ti punirà, d'accordo? Quindi la religione viene vista come una cinica invenzione politica per maggiorare la forza delle leggi, per tenere buono il popolaccio ignorante. Naturalmente Crizia non crede a nulla di questo, è ateo, pensa che coloro che i preti o i legislatori, no, che hanno inventato la religione sanno di aver inventato qualcosa che non esiste, soltanto il popolaccio ignorante può crederlo, no? Naturalmente. Quindi ha una visione ovviamente anche proprio classista della fenomenologia religiosa. Coloro che detengono le redini del potere politico e religioso, che decidono, insomma, interpretano le parole del Dio, interpretano, danno le leggi della religione, sanno che la religione è un falso, mentre coloro che subiscono la religione, ovviamente i poveri credenti del popolo ignorante, pensano che sia vero. In questo modo viene creato, capite, artificialmente la religione. La religione è creata come una forma, con un complotto, d'accordo? Con un complotto a tavolino, ci si mette a tavolino i potenti, i legislatori, i capi di Stato, i governanti, insieme ai preti, dicono cosa possiamo fare per tenere buono il popolo, per evitare che pecchi anche quando pensa di non essere scoperto, anche quando è
da solo, ci inventiamo questa cosa, d'accordo? Ci inventiamo la religione, così li spaventiamo, loro che sono stupidi ci credono alla giustizia divina, al fatto che se sei cattivo Dio ti colpisce e cose del genere, e quindi si comporteranno meglio. Quindi gli dei, la religione come un'invenzione politica. Ovviamente Crizia cinicamente è ben contento di questa invenzione politica, è uno che pensa che bisogna ingannare il popolo, che bisogna mentire al popolo inventando la religione, che è una cosa buona, ingannare il popolo con le fole, con le false credenze religiose. Infatti lui dice un uomo ingegnoso e saggio di mente inventò la religione per tenere buoni gli uomini, quindi lui è ateo e si compiace naturalmente di questa invenzione politica. Attenzione, quest'idea della religione come complotto, come strumento artificiale per controllare i comportamenti degli uomini, ovviamente non avrà fortuna con Platone, con Aristotele, con le filosofie idealistiche, ottimistiche e così via, tantomeno con il cristianesimo nel Medioevo, però riaffiorerà con il libero pensiero in età moderna, non tanto nel Settecento con l'illuminismo settecentesco, quanto con il Seicento, con un movimento che si chiama quello dei libertini del Seicento, che spesso è poco studiato. La religione come instrumentum regni. Predecessori, precursori dei libertini del Seicento sono nostri personaggi come per esempio Machiavelli oppure Pomponazzi nel Cinquecento. Machiavelli nell'opera, non nel Principe, ma nell'altra opera, il commento sulla prima decade di Tito Livio, no? Anche Machiavelli espone questa teoria dell'invenzione artificiale politica della religione. La stessa cosa fa Pietro Pomponazzi, ok, nel Rinascimento italiano, e sono gli anticipatori dei libertini francesi nel Seicento. Ci saranno personaggi come Cyrano de Bergerac, ma soprattutto Gabriel Naudet, attenzione, il Machiavelli francese seicentesco Gabriel Naudet, che ripresenterà pari pari la teoria di Crizia sull'invenzione a tavolino della religione, sulla religione come invenzione politica artificiale per tenere buono il popolo. E anche lui, aristocratico, legato alla cerchia di Luigi XIV, considera una buona cosa questa invenzione. Molti potrebbero pensare che la teoria dell'invenzione politica della religione attecchisca anche nel Settecento, nell'illuminismo, per esempio l'illuminismo francese. Non è proprio così, tranne Diderot, che era l'unico complottista, cioè tra i illuministi importanti. Diderot diceva proprio che la religione è stata inventata da persone cattive, da persone asociali, da persone che appunto la inventano a tavolino perché odiano tutti, vogliono che la gente si odi, che la gente sia cattiva, che la gente sia ignorante, e quindi si inventano Dio. Quindi secondo Diderot la religione è proprio un'invenzione a tavolino da parte dei potenti, imposta dai potenti, però per un motivo un po' diverso rispetto a quello che pensava Crizia, oppure Machiavelli, oppure Gabriel Naudet che vi ho citato, perché per Diderot la religione è la creazione di malvagi che vogliono far soffrire gli uomini, non tanto per tenerli a bada. Gli illuministi invece, a differenza di quello che molti pensano che la religione sia un fenomeno naturale, che non è stato creato a tavolino, imposto dai potenti, che la religione nasce, come per esempio dirà l'alter ego di Diderot, il barone d'Holbach, ma la maggior parte degli illuministi sono d'accordo con questo, anche quelli che non sono atei, come Voltaire, che credono una religione razionale e naturale, il deismo, pensano per esempio nei confronti del cristianesimo che tutte le religioni, secondo Holbach, o alcune religioni, quelle rivelate, quelle storiche, secondo Voltaire, nascono dalla paura, dall'ignoranza dei fenomeni naturali, dalla paura della morte, cioè le religioni nascono spontaneamente all'interno delle persone ignoranti, in popoli, ovviamente, in epoche ovviamente in epoche oscure di superstizione e di ignoranza. Paura e ignoranza, ecco l'origine di tutte le religioni, dirà Holbach. Quindi attenzione, gli illuministi non negano quel fenomeno che appunto da loro viene chiamato impostura,
impostura, la creazione di credenze sovrannaturali false, l'impostore, il prete, approfitta delle imposture, ma il prete non è che crea le imposture se le creano da soli i popoli ignoranti, per paura, per ignoranza dei fenomeni naturali, per tentare di trovare un senso nella vita. Poi in seguito, capite, in seguito su questi fenomeni si innesta l'impostura dei preti, della Chiesa, dei politici. Diderot è l'unico che crede diversamente. Invece nei libertini del Seicento, per esempio Gabriel Naudet, l'impostura non, capite, non sopravviene secondariamente. L'impostura è proprio all'origine della religione. La religione è proprio creata a tavolino come un complotto. Quindi vedete, sono cose e teorie che ovviamente rifiutate dall'idealismo antico, dal cristianesimo, poi però sono notevolissime anticipazioni di idee filosofiche che arrivano in età moderna. Poi abbiamo un ultimo sofista di cui vi voglio parlare, Prodico, perché Prodico pure ha una certa importanza. Prodico Diceo è famoso per la sinonimica. Sinonimica, l'analisi dei sinonimi, ok? Dei sinonimi, dei contrari, dei termini che significano la stessa cosa, dei termini che hanno differenze anche lievi di significato. Lui analizzava i termini. Naturalmente Prodico si inserisce in quella riflessione sul linguaggio aperta da personaggi come Protagora e Gorgia, vi ricordate? Protagora e Gorgia dicono che il linguaggio è del tutto convenzionale, è del tutto relativistico, il linguaggio, soprattutto Gorgia, no? Il linguaggio non dice nulla della verità, il linguaggio è del tutto slegato dall'essere e dalla verità, il linguaggio non ti dà conoscenza di niente, può anche creare illusioni di verità, di mondi immaginari. Prodico va contro Gorgia perché la sua teoria dei sinonimi, che cosa dice? Mentre Gorgia o altri ovviamente pensavano che il segno, il signium logico-linguistico, cioè per esempio la parola, il termine, non corrispondesse al significato, d'accordo? Non si corrispondesse alla cosa che viene denotata dal termine. Ma ovviamente, secondo Gorgia, i termini sono del tutto slegati dalle cose che significano. Il termine è del tutto convenzionale, tu attribuisci ad un termine un significato o lo accoppi con una cosa, con un oggetto, con qualcosa di reale, e in realtà avresti potuto dare al termine qualunque tipo di significato. Quindi il linguaggio per Gorgia è del tutto convenzionale, d'accordo? Non vi è alcun legame tra l'essere, ve lo ricordate, e il linguaggio, tra la verità e il linguaggio. La verità non esiste, anche se esistesse non si potrebbe in nessun modo comunicare, ricordate la filosofia di Gorgia, l'abbiamo spiegato in una lezione precedente, e quindi in realtà è rotto qualunque tipo di rapporto tra il segno linguistico, tra il termine, la parola e l'essere, la verità, la cosa. E invece Prodico la pensa esattamente al contrario. Prodico non ha una visione convenzionalistica del linguaggio come Gorgia, che appunto disaccoppia il linguaggio da qualunque realtà effettiva. Prodico al contrario pensa che ci sia una corrispondenza originaria tra il termine, il significato e la cosa significata, d'accordo? Quindi lui ha una visione conservatrice, arcaica proprio del linguaggio. Per lui esiste un linguaggio che esiste per natura, cioè il linguaggio descrive le cose così come sono. C'è una corrispondenza originaria tra il termine
è la cosa che viene significata dal termine. C'è una corrispondenza addirittura, possiamo dire, metafisica tra il termine e la cosa che viene significata dal termine. Il significato non viene scelto arbitrariamente o convenzionalmente. Alle origini delle cose, cioè proprio per natura, ogni termine corrisponde necessariamente ad una cosa e non a un'altra. Abbiamo, come praticamente in Parmenide, una visione realistica del linguaggio e dei termini. La parola corrisponde proprio ontologicamente e metafisicamente necessariamente alla cosa, d'accordo? E attenzione, quindi lui studia i sinonimi, Prodico, e studia anche l'etimologia delle parole per arrivare al significato, per risalire al significato originario. Studia così i termini che sono sinonimi, i termini che sono leggermente diversi e studia anche quali sono le differenze tra i vari termini. Attenzione, Prodico non nega che la lingua si sia evoluta, che si sia trasformata, però secondo lui l'evoluzione della lingua è avvenuta in un secondo tempo, d'accordo? La lingua si è evoluta, i termini hanno slittato nel loro significato, hanno iniziato a significare cose diverse rispetto all'origine. E Prodico ovviamente è critico nei confronti di questo, perché il linguaggio originario era perfetto, descriveva con tutti i termini necessari, in modo preciso ogni cosa, ogni significato, e il significante corrispondeva ottimamente al significato. In seguito la lingua si è pervertita, in seguito i termini hanno cambiato un po' il significato, termini che significavano cose diverse adesso significano la stessa cosa e il contrario, ma lui con tutti questi studi anche sull'etimologia vuole in qualche modo ritornare, ricreare, risalire al linguaggio originario, d'accordo? Allora, ci sono due conseguenze di questo. Primo, lui ovviamente va contro Gorgia, nega il convenzionalismo del linguaggio. Per lui il linguaggio è qualcosa di realistico, ogni termine corrisponde ad una cosa e la descrive, la definisce ottimamente. Almeno così era alle origini del linguaggio, poi le cose si sono un pochino guastate, ok? Però c'è un'altra conseguenza di Prodico. Prodico, molti studiosi hanno evidenziato questo, aiuta in qualche modo Socrate, ma soprattutto Platone e Aristotele. Perché? Perché ovviamente Prodico è uno, forse il primo, che dà delle definizioni di ogni termine, d'accordo? Spiega in maniera dettagliata il significato di ogni termine, dando quindi una definizione del termine. E quindi in qualche modo lui sarà ovviamente alla base della teoria della definizione che noi abbiamo in Socrate, ma soprattutto la troviamo espressa in maniera esplicita in Platone e Aristotele, che probabilmente appunto prendono la loro teoria, l'idea che ogni termine possa esprimere una definizione, ma anche un'essenza. In Aristotele un'essenza, ma anche in Platone la definizione ti dà anche l'essenza, il fine della cosa, d'accordo? La definizione linguistica non è convenzionale, la definizione linguistica ti dice come funziona una cosa, qual è il suo fine, qual è la sua destinazione d'uso. E quindi Prodico ha anticipato probabilmente la teoria della definizione, e l'ha favorita comunque anche ideologicamente, filosoficamente, la teoria della definizione in Platone e in Socrate. Un'ultima cosa, Prodico appare, sia pure molto marginalmente, come personaggio del dialogo di Platone e Protagora. Fate attenzione, Platone, cioè Socrate nella finzione letteraria, d'accordo? Socrate discute con Prodico nel dialogo di Platone, come personaggio di Platone nel dialogo intitolato Protagora. E Socrate, per bocca di Platone, prende anche un po' in giro Prodico, perché
tutti quanti, compreso Protagora, stanno interpretando il significato di un carme, di una poesia di Simonide, del poeta Simonide. Allora Socrate chiede a Prodico, esperto di sinonimi, di definizioni, qual è il significato, adesso non andiamo proprio nel dettaglio, qual è il significato di una certa parola che Simonide usa nella sua poesia, se il significato è uno oppure se il significato è un altro, perché ci sono due possibili interpretazioni. La risposta di Prodico è ridicola perché dà una risposta che ha delle conseguenze veramente assurde, cioè anche un bambino capirebbe che quello che voleva dire Simonide con un certo termine è una cosa diversa da quello che dice Prodico. Quindi Prodico fa un po', diciamo, una figuraccia all'interno del Protagora di Platone, però attenzione, esprime un'idea estremamente significativa. Gli assertori del convenzionalismo del linguaggio, quindi quelli che in tutte le epoche, anche successivamente, la pensano diversamente da Prodico, che cosa hanno sempre sottolineato? Che una parola, un termine, un fonema non può assolutamente corrispondere a un solo significato o a una cosa, perché basta pensare, fateci caso, alle differenti lingue, ok? Non ha senso dire che cane, il fonema cane, la parola cane è metafisicamente, ontologicamente, necessariamente legata a quell'animale che noi chiamiamo cane, perché se fosse così, come si spiega che nelle altre lingue lo stesso oggetto cane viene denotato da parole diverse, no? Se in italiano quello è il cane, ma quella stessa cosa in tedesco si chiama Hunde, in francese si chiama Chien, in inglese si chiama dog, vuol dire che ovviamente esistono tanti fonemi che significano la stessa cosa, non solo uno. Quindi basterebbe pensare al fatto che una cosa viene espressa con termini diversi nelle diverse lingue, nelle lingue straniere, per mettere in crisi ovviamente la teoria di Prodico, ovviamente il fatto che un fonema, che una parola corrisponda per forza ad una determinata cosa. E allora infatti una teoria come quella di Prodico è possibile perché? Perché in Grecia si pensava che in fondo l'unica lingua logica, l'unica lingua che ti dà la possibilità di pensare, ok, è quella greca. Ricordate che i greci pensavano che chi avesse una lingua diversa da quella greca fosse una lingua barbara. Avesse una lingua barbara, i barbari sono quelli che non parlavano il greco. Attenzione, è una forma un po' di razzismo, no, da parte dei greci. Molti pensano, anche molti antichisti, sbagliando, che i greci pensano che i barbari parlino una lingua barbara semplicemente perché è incomprensibile, è difficile, o magari non è musicale come la lingua greca, un insieme di d'accordo, di borborismi, cioè di cose che non sono musicali, non sono eufoniche, non hanno la scioltezza, la musicalità della lingua greca, d'accordo? Lingue incomprensibili, lingue dure, aspre. Non è così, attenzione. I barbari parlano delle lingue barbare. Perché sono barbare queste lingue? Perché sono lingue, attenzione, Prodico lo dice, che non permettono di capire correttamente il significato dei termini. Cioè la lingua greca sarebbe l'unica lingua filosofica razionale che comprende, distingue, d'accordo, definisce correttamente i termini per poter pensare razionalmente. Le lingue barbare non lo fanno. E infatti Prodico fa anche un'altra critica appunto a Simonide, al di là dell'esempio della risposta molto discutibile sull'interpretazione di Simonide, piuttosto ridicola da parte di Prodico, che infatti viene subito un po' preso in giro da Socrate. Dice forse Prodico risponde così per metterci alla prova, ma non lo pensa veramente, perché la risposta di Prodico, se leggete il testo, è veramente assurda. Prodico dice un'altra cosa, dice io voglio dire che Simonide non capisce bene il significato dei termini, la distinzione di significato dei termini, perché un barbaro educato, lui Prodico, Simonide era di Mitilene, era un barbaro educato alla lingua di Lesbo, d'accordo? Parlava in lingua lesbica. E quindi vedete una lingua che è pur sempre una lingua greca,
ma da Prodico viene considerata una lingua barbara. È barbara a differenza dell'attico o anche dello ionico, no? Che è simile all'attico, che era la lingua di Omero, eccetera, le lingue centrali in quel momento nel mondo greco. È barbaro perché parla la lingua lesbica, perché parla la lingua dell'isola di Lesbo, che ovviamente chi ha studiato bene il greco lo sa, è un dialetto, quello dell'isola di Lesbo, lo stesso dei grandi poeti d'amore Alceo e Saffo, una lingua molto diversa dall'attico, dall'ateniese e anche dallo ionico, d'accordo? Quindi, capite, Prodico fonda la sua teoria sull'idea che esista una sola lingua, la lingua greca, che è in grado di eh, comprendere davvero i sinonimi, i contrari, le differenze anche piccole tra i vari termini. Ma lui addirittura, oltre a essere ellenocentrico come tutti i greci, ellenocentrismo, pensano che solo la lingua greca sia una lingua razionale, una lingua che ti dà la struttura vera della realtà, una lingua non barbara, lui è addirittura qualcosa di più, d'accordo? Lui è addirittura un atticocentrico, perché pensa che in realtà l'unica lingua razionale che rappresenta correttamente la struttura della realtà sia l'attico, d'accordo? Cioè lui considera barbara persino la lingua greca in altri dialetti che non sono quello attico, quello ateniese. Addirittura pensa che sia barbara la variante dell'isola di Lesbo, la variante, il dialetto lesbico di Prodico. Quindi questa può essere un'interessante annotazione al termine di questa nostra breve trattazione di Prodico, che è veramente l'ultimo sofista in assoluto di cui abbiamo parlato, e quindi adesso abbiamo concluso veramente le nostre lezioni sui sofisti. Avete visto che sono stato ampio e ho parlato anche di autori di sofisti che generalmente vengono considerati minori o comunque vengono tralasciati. Io invece li ho valorizzati, vi ho parlato di tutti i sofisti, di tutti i sofisti principali, di tutti quelli di cui abbiamo dei testi, di cui abbiamo dei frammenti. Quindi vi ringrazio per la pazienza, spero di essere stato in qualche modo capace di farmi seguire, di spiegare in maniera chiara i sofisti. Abbiamo terminato le lezioni dei sofisti e quindi il prossimo ciclo di lezioni sarà su Socrate. E Socrate è davvero diverso dai sofisti, come dice Platone, o forse ha molte cose in comune con i sofisti, molte più cose in comune con i sofisti rispetto a quanto di solito si pensa, rispetto a quanto di solito la storiografia filosofica, la tradizione ci ha portato a pensare. Vedremo Socrate in ogni risvolto a partire appunto dal prossimo ciclo di lezione dedicato al grande, enigmatico pensatore ateniese. Per ora vi saluto, vi ringrazio per aver seguito questa e le altre video lezioni sui sofisti, arrivederci.